Ciao, oggi esco un po' dal seminato. Se avete cliccato sul video vi siete accorti che l'argomento di cui voglio parlare oggi non è affatto allegro. Mi auguro di non rovinarvi la domenica, ma ci tengo particolarmente ad affrontarlo con voi, poiché il suicidio è qualcosa che ovviamente lascia sconvolti i familiari e la società intera. È qualcosa su cui c'è molta confusione, ci sono delle letture assolutamente parziali di questo fenomeno e in particolare io nel mio lavoro, nella mia esperienza come psicologo all'interno del carcere, vedo che c'è una grandissima attenzione al tema del suicidio che tuttavia non si riesce a contenere all'interno di quel contesto. Ecco, oggi esco un po' dal mio campo, quello della psicologia, per entrare in quello della sociologia. Desidero infatti che anche voi possiate avere chiaro che se è pur vero che ci possono essere delle caratteristiche indirettamente predisponenti al rischio suicidario, ci sono anche delle componenti molto importanti legate all'ambiente e alla società che in persone vulnerabili, fragili, anche con particolari caratteristiche psicologiche, possono portare alla decisione di togliersi la vita. Il testo più importante in sociologia su questo tema è quello di Durkheim, che fa tutta una serie di considerazioni sul tipo di società che può portare le persone a decidere di interrompere la propria vita. Ho realizzato quindi un breve video che potrete vedere dopo la sigla. Vi invito a guardarlo e a riflettere. Ci ritroviamo dopo per le considerazioni finali. Nella vasta opera di Émile Durkheim, sociologo francese vissuto tra il 1858 e il 1917, il suicidio assume un ruolo centrale come fenomeno sociale da comprendere e analizzare. Attraverso un approccio scientifico e rigoroso, Durkheim rompe con le interpretazioni morali e individualistiche del tempo, offrendo una spiegazione sociologica del suicidio che ancora oggi risulta illuminante e attualissima. Nel 1897, Durkheim pubblica Il suicidio, un'opera monumentale che rappresenta una pietra miliare nella sociologia. In questo testo, egli sfida le concezioni comuni del suicidio come atto meramente individuale o conseguenza di disturbi mentali, proponendo invece un'analisi sociologica del fenomeno. Attraverso un'ampia ricerca statistica e un'attenta disamina di casi di suicidio, Durkheim dimostra che il suicidio è strettamente correlato a fattori sociali e culturali. Secondo Durkheim, il suicidio non è un evento casuale o inspiegabile, ma piuttosto un atto che riflette lo stato di salute di una società. Egli identifica 4 principali tipologie di suicidio, ognuna legata a una specifica disfunzione sociale. 1. Suicidio altruistico. Tipico di società con forte coesione sociale e bassi livelli di individualismo, si verifica quando l'individuo sacrifica la propria vita per il bene del gruppo. Un esempio emblematico è il suicidio rituale. 2. Suicidio anomico. Caratteristico di periodi di rapidi cambiamenti sociali o economici, si verifica quando gli individui si sentono disorientati e privi di punti di riferimento normativi. 3. Suicidio egoistico. Prevalente in società con elevati livelli di individualismo e bassi livelli di integrazione sociale, si verifica quando gli individui si sentono isolati e privi di legami con la comunità. Un esempio è il suicidio di chi si sente escluso o emarginato. 4. Suicidio passionale. Legato a passioni ed emozioni intense, spesso di natura amorosa, che non trovano adeguato contenimento all'interno della società. L'analisi di Durkheim evidenzia come il suicidio sia influenzato da una serie di fattori sociali, tra cui 1. Integrazione sociale. La forza dei legami che un individuo ha con la propria comunità. Un basso livello di integrazione sociale può aumentare il rischio di suicidio. 2. Coesione sociale. La forza delle norme e dei valori condivisi all'interno di una società. Una bassa coesione sociale può creare un clima di anomia e disorientamento, favorendo il suicidio. 3. Controllo sociale. Il grado di regolamentazione e controllo esercitato dalla società sui suoi membri. Un controllo sociale eccessivo o inefficace può aumentare il rischio di suicidio. 4. Crisi economiche. Periodi di difficoltà economica possono generare stress e disagio sociale, aumentando il rischio di suicidio. 5. Religione.
La religione può offrire un senso di appartenenza e supporto sociale, riducendo il rischio di suicidio. L'opera di Durkheim ha avuto un impatto profondo sulla comprensione del suicidio. La sua analisi sociologica ha permesso di superare le spiegazioni morali e individualistiche del fenomeno, offrendo una prospettiva più completa e scientifica. Le sue teorie sono ancora oggi utilizzate per comprendere le cause del suicidio e per sviluppare strategie di prevenzione. L'analisi del suicidio da parte di Durkheim ha contribuito a far luce su un fenomeno complesso e spesso stigmatizzato. La sua opera ha inoltre aperto la strada a nuove ricerche sulle relazioni tra individuo e società, gettando le basi per la sociologia moderna. Le teorie di Durkheim sul suicidio offrono una visione profonda e illuminante di un fenomeno complesso e spesso tragico. La sua analisi sociologica ci permette di comprendere come il suicidio non sia un atto meramente individuale, ma piuttosto un riflesso delle disfunzioni e delle contraddizioni presenti all'interno di una società. L'eredità di Durkheim continua ad ispirare ricerche e interventi per la prevenzione del suicidio, con l'obiettivo di creare una società più coesa, integrata e solidale. Bene, con questo video, e vorrei che fosse chiaro, non voglio assolutamente indicare la società come prima responsabile dei comportamenti suicidari. C'è inutile capire chi è il primo, il secondo, il terzo o il quarto responsabile. Non è questa la questione importante. Però dobbiamo ragionare in un'ottica biopsicosociale. Dobbiamo capire che quello che decidiamo di fare dipende in parte dalla nostra chimica interna, dipende in parte da come elaboriamo le informazioni nella nostra mente, quindi gli aspetti più strettamente psicologici, ma anche dall'ambiente all'interno del quale siamo inseriti. Certamente la vicinanza sociale, il senso di appartenenza può aiutare le persone a non prendere questa decisione. Ci tengo tuttavia a ricordare che anche questa è una scelta individuale. Ognuno di noi è responsabile della sua vita e pur essendo la scelta più drammatica di tutte, è comunque una scelta individuale. Questo lo dico con particolare attenzione a conoscenti, parenti che si sentono a volte fortemente responsabili o colpevoli. Quando una persona a loro vicina ha deciso di togliersi la vita, proviamo a vedere le cose in quest'ottica. Questa decisione è frutto dell'incontro tra il funzionamento psichico di questa persona e tutto quello che lo circondava. A volte questa interazione può diventare insopportabile, non perché il mondo esterno non va bene, ma perché l'interazione tra il funzionamento psichico della persona e questo mondo genera in lui una sofferenza che egli non riesce a gestire diversamente. Vi saluto e vi ringrazio e ci vediamo al prossimo video. Ciao!